Sono felice, ho vinto la lotteria. Sono felice, domani mi sposo. Sono felice, ho comprato una casa nuova. Sono felice, domani è il mio compleanno. Basta, abbiamo capito che siete felici e mi rallegro per voi se è così. Ma in italiano ci sono tantissimi altri modi per dire sono felice. Quindi perché non usarle? Così in questo video ho deciso che andremo a vedere tutte le alternative all'espressione sono felice per tutte le situazioni, così che possiate portare il vostro italiano a un livello decisamente più avanzato e che possiate dichiarare tutte le sfumature della vostra felicità. E tra l'altro sono ottime per superare la parte orale degli esami di certificazione. Quindi fate come me e prendete appunti. Cominciamo subito con la prima espressione. Sono al settimo cielo. Quando siamo veramente tanto felici, possiamo utilizzare questa espressione per esprimere la nostra immensa gioia. Ma perché settimo cielo? Cosa c'entra il cielo e il settimo con la felicità? Bella domanda. L'origine di questa espressione risale al Medioevo e fa riferimento alla convinzione secondo la quale la Terra era al centro dell'universo e intorno alla Terra c'erano 10 cieli: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Il cielo delle stelle fisse, detto firmamento, il primo mobile e il 10° cielo, la casa di Dio. Di questi 10 cieli, però, soltanto i primi 7 erano accessibili agli uomini. Perciò il 7° cielo rappresentava il più alto grado di avvicinamento a Dio e quindi alla gioia suprema. Ah, io sono al 7° cielo perché ho appena comprato la borsa dei miei sogni. Tocco il cielo con un dito. Questa espressione è simile alla precedente. Ha sempre delle origini religiose. Infatti il cielo è da sempre associato a Dio. Quindi se noi uomini siamo capaci di arrivare a toccarlo con un dito, significa che siamo arrivati vicino a Dio. Quindi ancora una volta il massimo di quanto potessimo sognare e desiderare. E quindi la massima gioia. Sto toccando il cielo con un dito. Che bello! Che succede? Guarda cosa ho trovato al supermercato! Le mie merendine preferite di quando ero una bambina. Non le mangio da anni. Wow! Ti basta poco per essere felice. Sono entusiasta. Molto semplice. Questa espressione sottolinea che siamo molto contenti per qualcosa che è accaduto a qualcuno, anche a noi stessi, oppure esprime soddisfazione per qualcosa che abbiamo o che abbiamo fatto. Sono entusiasta. Ho appena completato un cruciverba. Brava! Quanto tempo ci hai messo? Circa una settimana, ma non ho barato controllando su internet. Ne sono entusiasta. Sono felice come una Pasqua. E anche questa espressione ovviamente indica grande gioia. Ma perché proprio Pasqua e non Natale? A me piace di più il Natale.
Ancora una volta l'origine è da ricercare nella religione cristiana. Nonostante sia preceduta da un periodo di digiuno e di astinenza, la Pasqua è una festa che rappresenta la gioia della rinascita, della vittoria della vita sulla morte. Proprio perché celebra la risurrezione di Gesù Cristo 3 giorni dopo la sua morte. Ho appena preparato questi taralli ai frutti di bosco. Sono venuti buonissimi. Sono felice come una Pasqua. Ma lo senti proprio il sapore del lampone? Ma non li avevi comprati al supermercato? Shhh. Sono raggiante o sono euforica. Ci sono momenti in cui è impossibile nascondere la nostra felicità. E questa sarà evidente sulla nostra faccia, nelle nostre espressioni e nei nostri atteggiamenti. Quindi in questi casi, in queste situazioni, possiamo dire che siamo raggianti, euforici. Perché sei così euforica? Sono raggiante. Ho appena prenotato il mio viaggio alle Bahamas. Faccio i salti di gioia. In questo caso l'espressione indica che l'emozione forte che si sta provando, l'immensa gioia, la si dimostra in maniera un po' esuberante. Perché no? Anche saltando, letteralmente. Ho fatto i salti di gioia quando mi hanno regalato questo libro. Posso immaginare. È importante pensare alla salute. Va tutto a gonfie vele. Oppure mi sento appagata. Queste due espressioni indicano che siamo felici, nel senso che siamo sereni su più fronti. Quindi tutto va come previsto, si sta attraversando un periodo particolarmente positivo, anche nel senso di tranquillo, senza problemi in famiglia, al lavoro, con gli amici. Le vele sono quelle della barca a vela. Se le vele sono gonfie, significa che il vento soffia nella giusta direzione e questo consente alla barca di muoversi. Il significato quindi è più o meno lo stesso anche in senso metaforico, e cioè nella nostra vita, se tutto va bene, va come deve andare, se riusciamo a proseguire sulla nostra strada, significa che il vento è favorevole. Tutto bene? Sì, va tutto a gonfie vele. Ho gli snack, la tisana, la coperta, ho finito il mio lavoro per la settimana, ho spento il mio cellulare e adesso sono pronta per una maratona su Netflix. Mi sento appagata. Sto da Dio. Già, ancora una volta la felicità è associata alla sfera religiosa e in particolare alla figura di Dio. Questa espressione significa semplicemente che siamo al massimo grado di gioia, di felicità, di serenità. Niente va male e non abbiamo nessun motivo per cui lamentarci. Pronto? Pronto? Graziana, mi senti? Ciao. Non puoi neanche immaginare. Queste vacanze stanno andando benissimo. Sto da Dio. Mi senti? Mi senti? Non ti sento. Pronto? Pronto? Gongolo o
sto godendo. Anche queste due espressioni indicano felicità, ma attenzione! Generalmente il senso è che noi stiamo esultando per qualcosa, stiamo manifestando una certa soddisfazione, un compiacimento, con un pizzico di meschinità e malvagità. Siamo felici per qualcosa associata un po' alla cattiveria, perché magari vogliamo dimostrare che avevamo ragione, quindi siamo felici che gli altri abbiano torto, o siamo felici perché gli altri hanno sbagliato, qualcosa del genere. Non so, la persona che odiamo ha perso la lotteria, qualcosa del genere. Sto godendo troppo! Sì, infatti posso vedere che gongoli. Ma perché? Ti ricordi quando mi avevi detto che non mi avrebbero mai preso per il ruolo da protagonista dello spettacolo? Ebbene, sono stata scelta. Diteglielo anche voi che sono brava a recitare. Scrivete nei commenti se vi piace Anna Grazia. Non sto più nella pelle o non vedo l'ora. Queste due espressioni indicano quella sensazione di gioia, di emozione, di felicità tipica dell'attesa, di quando stiamo aspettando qualcosa di bello nel futuro, il cui solo pensiero ci emoziona. Perché l'attesa del piacere è essa stessa il piacere, perfettamente. Non sto più nella pelle. Domani è il mio compleanno e io non vedo l'ora di festeggiare. Mi si scalda il cuore o mi si riempie il cuore di gioia. Queste espressioni si utilizzano quando vogliamo indicare che siamo felici, nel senso che siamo emozionati, perché abbiamo visto qualcosa o ci hanno fatto qualcosa che ci ha fatto commuovere, ci ha fatto emozionare, nel senso che ci ha fatto tanto piacere. È più legato proprio alla sfera emotiva. Ho appena visto un bambino mettersi a palleggiare in strada con un senza tetto. Mi si scalda il cuore quando vedo queste scene. Hai ragione. Bene, io sono stanca. Me ne vado a dormire. Vai, ma non devi dire che sei stanca. Ci sono tantissimi altri modi per dirlo, risultando più originali e mostrando di avere una certa conoscenza della lingua italiana. Se anche voi siete curiosi di sapere quali sono queste alternative, così che evitiate di risultare banali come Anna Grazia, potete guardare il video dedicato proprio a questo argomento, che trovate come sempre in alto nella card o giù nella descrizione. E non dimenticate di scrivermi nei commenti per quale motivo voi oggi siete felici. Anche una piccola cosa, non so, perché c'è il sole, perché avete mangiato della cioccolata, qualsiasi cosa, scrivetemelo nei commenti, evitando di usare l'espressione sono felice. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, non dimenticate di passare dal nostro sito lernamo.com. Seguite Lernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok e iscrivetevi al canale Telegram. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Noi ci rivedremo prestissimo in un nuovo video. Ciao ciao!